Eccoci qua ragazzi, buongiorno a tutti, bentornati sul canale, buona domenica. Prima di cominciare ovviamente questo video, la conferenza del mister di Di Maro di ieri, andremo un attimo ad analizzare alcuni punti. C'è una notizia che mi intriga e non poco, una new entry nello staff del Napoli, ha firmato l'11 luglio, quindi pochi giorni fa. Parliamo di Giuseppe Maiuri, come avete visto anche dalla locandina, approccio sistemico e periodizzazione tattica, due argomenti che mi intrigano e non poco, volevo condividerli con voi. Vi lascio anche l'articolo qui sotto in descrizione nel caso volete leggervelo poi più con calma. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti come sempre, iscrivetevi al canale se passate per la prima volta sotto questo contenuto attivando la campanellina delle notifiche, così restate aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo video, e ringrazio tutti i nuovi iscritti e tutta la community già presente sul canale. E cominciamo dalla conferenza del mister e poi andiamo ad analizzare un attimo la figura di Giuseppe Maiuri, che pur diciamo non essendo un personaggio sessantenne ha già tanta esperienza dalla sua. La conferenza di mister Conte, tante domande, alcune ovviamente come sempre un tantino superflue, così come la domanda di Alvino che dice i bookmakers danno il Napoli come terza in Serie A per la vittoria dello scudetto, e ovviamente lì Conte, allargandosi, argomentando come si deve, arriva comunque al punto e dice sì, ma dopo 2 giorni io il gap non è che posso ridurre un gap di 40 punti, o che siano 40, 50, quanti ne sono, in 2 giorni di lavoro. Quindi i bookmakers dovrebbero andarci anche un po' più con cautela. Domanda superflua perché si poteva andare sulla tattica, così come ha fatto solo Del Genio. Ringraziamo Del Genio sulla domanda fatta a livello tattico, perché poi quando fai una domanda a livello tattico e il mister ti risponde, puoi anche andare a considerare alcune voci di mercato, indiscrezioni di mercato che ci sono già o che usciranno. In base a ciò poi che ha detto il mister vai a analizzare le caratteristiche del calciatore e ti fai un'idea, anche se può essere una minima chiacchiera o in base al sistema di gioco e a ciò che abbiamo saputo da una conferenza stampa, può essere un colpo che il Napoli poi potrà fare o meno. Detto questo, allora, dal punto di vista tattico, partiamo proprio da lì. Conte dice lavoreremo su un tipo di costruzione che si può utilizzare sia a 3 che a 4 con la difesa, su un solo tipo, quindi al momento sta cercando equilibrio senza confondere le idee. Su questo argomento commenti contrastanti, perché c'è già chi dice no, ma noi dobbiamo avere comunque il piano B, un solo metodo di costruzione non va bene, devi avere comunque alternative. Conte non è che non ha le alternative, ha spiegato che è inutile adesso confondere le idee, e noi l'abbiamo già vissuto un anno fa, quando chi è arrivato nel posto scudetto la prima cosa che fece disse dobbiamo trovare le alternative all'Lobotka, dobbiamo essere camaleontici, perché poi quando la squadra avversaria ha imparato come venirti a prendere diventa difficile. E io ribadisco, se tu hai un solo sistema, che poi devi avere un altro piano alternativo, siamo d'accordissimo, se tu il piano A lo fai in maniera eccellente, la squadra avversaria deve venirti a prendere in maniera eccellente per cercare di trovare la quadra e di metterti in difficoltà. Quindi se tu una cosa la fai al 2000% e la fai bene, diventa comunque difficile pur avendoti studiato, perché la perfezione dei movimenti fa sì che tu ti renda pericoloso anche avendo solo il piano A. Questa è la mia considerazione. Poi ecco che dal punto di vista tattico possiamo dedurre che Conte comunque sta vedendo e si sta guardando intorno per quanto riguarda la difesa e come schierare anche Olivera e Di Lorenzo, che in una difesa a tre potrebbero dico, fare comunque i centrali di destra e di sinistra. È contento del mercato perché sa benissimo i piani del Napoli, è tutto chiaro, e questo ci rende assolutamente felici. E in barba a tutte quelle chiacchiere, poi vedremo il presidente Cucconte e De Laurentiis non andranno d'accordo, eccetera eccetera, è stato tutto pianificato ad hoc e non c'è niente che possa intralciare il lavoro del Napoli presente
e futuro. Poi vedremo a giugno 2025, perché come ho già detto il target di mercato sarà quello, sarà giugno 2025, quando, augurandoci che arriviamo tra le prime 4 nella maniera più assoluta, dovrai comunque alzare l'asticella per l'Europa e Conte verrà lì a bussare come sempre, essendo molto chiaro, e vedremo il da farsi. Sono contentissimo che il primo mister abbia capito assolutamente cosa fare con Raspadori e Lindstrom, o quantomeno abbia capito dove schierarli, perché quest'anno abbiamo vissuto questa situazione con Raspadori che gli mancava solo di fare il portiere, no? Ma è un calciatore duttile, eccetera, eccetera. Lindstrom dobbiamo vedere la collocazione tattica, non lo sappiamo, vediamo e facciamo, e poi non abbiamo fatto praticamente niente. Conte dice: Lindstrom l'ho incontrato in Champions con il Tottenham. L'Eintracht giocava 3-4-2-1 e faceva uno dei sottopunta stando dietro o allargandosi. Cercheremo di rispettare le sue caratteristiche come per tutti. Raspadori. Giacomo, per me lui è un calciatore che nella costruzione a cui lavoriamo non può andare in fascia. Giocherà sempre dentro e può essere uno dei due sottopunta. Proveremo a metterli in condizione, poi mi aspetto risposte da tutti. Ma quando dice Raspadori non può andare in fascia, a me mi passa tutta la stagione davanti, dove al posto di Coara, al posto di Politano, a centrocampo, vai a marcare Arthur contro la Fiorentina. Raspadori è stato utilizzato veramente dovunque, ecco perché poi noi ce la prendiamo col ragazzo, dici no, ma che Raspadori non li vale tutti quei soldi, può anche darsi che non li vale tutti quei soldi e che l'abbiamo pagato un tantino troppo, ma messo in condizione dobbiamo sempre vedere. Questo è l'anno delle verifiche, è l'anno dove tutte le capre che sono passate sulla panchina del Napoli diciamo dovranno rendersi conto che devono studiare ancora un tantino rispetto ad altri allenatori, mettiamola così, perché poi non voglio infierire più di tanto. Qual è il reparto che si deve risistemare da subito? Che domanda è? Che domanda è questa? Questa è una di quelle domande che tu la sprechi. La sprechi perché sai benissimo il reparto qual era e sai benissimo il Napoli dove è intervenuto. Tanto è vero che ha fatto 2 acquisti in difesa. Dovrebbe arrivare il terzo, vedremo Hermoso come si metterà, perché secondo me c'è anche, al di là delle uscite che devono assolutamente essere fatte per tesserare, c'è anche quella situazione Olivera e Di Lorenzo, quindi se li schieri, se scegli di schierarli e li vedi più come centrali dietro, di destra e di sinistra, intervieni ovviamente sugli esterni a centrocampo e ne vai a prendere qualcun altro se serve. E invece viceversa, se vedi che rendono più come esterni a centrocampo e li schieri lì, prendi il centrale. Questa è l'idea che mi sono fatto io. Poi parlano di preparazione, ma sono solo 2 giorni, ovviamente i test li faremo più in là, dice Conte, per quanto riguarda la tenuta e quant'altro, e poi può essere scontata la considerazione, ma è così. Se vuoi fare un calcio aggressivo devi averlo nelle gambe e non c'è niente da fare. Forse anche questo è mancato al Napoli di quest'anno, perché volevi aggredire ma poi venivi meno per quanto riguarda l'aspetto fisico e ti venivano meno tutti i punti di riferimento, e quando non vanno le gambe la mente non va nella maniera più assoluta. Passiamo a Maiuri, perché altrimenti mi dilungo troppo nel video e vorrei che questa cosa venisse diciamo condivisa e commentata da tutti voi. Il nuovo corso targato Antonio Conte offre ottime prospettive non solo legate alle operazioni di mercato finalmente tempestive e pertinenti, ma anche per il nuovo approccio di costruzione strutturale di uno staff tecnico. Al fratello match analyst Gianluca Conte, Elvis Abruscato, il preparatore atletico Costantino Coratti e la new entry dell'ultima ora Giuseppe Maiuri, specialista in match analysis, giovane napoletano con trascorsi di collaborazione passata alla Juventus di Allegri, come analizzato in collaborazione con Riccardo Scirea, figlio di Gaetano, al Marsiglia con Tudor e alla Lazio con Sarri. Quindi Maiuri, se non erro, ho visto la scheda ieri, 33 anni, non vorrei sbagliare, ha già tantissima
ha già un bel curriculum alla Lazio con Sarri, al Marsiglia con Tutor, al di là poi che alla Juve con Allegri per colori possa non piacere, però è tanta roba. Ha scritto un libro che trovate su Amazon se volete, ovviamente si chiama Approccio sistemico e periodizzazione tattica, il libro, ma se mettete Giuseppe Maiuri lo trovate assolutamente. Cos'è la periodizzazione tattica e questo approccio sistemico? Allora, approccio sistemico. Questo approccio vive di alcuni principi chiave. In primis l'interconnessione. Tutti gli elementi dell'allenamento sono collegati, si influenzano reciprocamente. Cambiamenti in un'area, ad esempio la preparazione fisica, avranno effetti su altre aree, come la prestazione tattica. Poi si considera la olisticità, analizzando l'insieme piuttosto che le parti separate. Le prestazioni sono valutate considerando il contesto globale e le interazioni tra i vari elementi. Ulteriore fattore è l'adattabilità. Gli allenamenti sono progettati per essere flessibili e adattarsi alle esigenze specifiche della squadra o dell'atleta, tenendo conto delle dinamiche di gruppo o delle individualità, cosa che a inizio dell'anno scorso non è che abbiamo fatto tantissimo, lo facevamo l'anno prima con schede individuali, appunto, non è che tutti i calciatori rispondono allo stesso modo, dipende dal peso, dipende dall'altezza, dipende dalla tua composizione muscolare, dipende da tantissime cose. Ecco perché è importantissimo andare a vedere anche a livello individuale cosa e come si può lavorare. L'approccio sistemico prevede che l'allenatore pianifichi le sessioni di allenamento in modo che comprendano aspetti tecnici, tattici, fisici e mentali, tutto un insieme, in un unico contesto, piuttosto che separarli in moduli distinti. Questo permette di creare un ambiente di allenamento più realistico e vicino alle situazioni di gara. Questo è l'approccio sistemico. La periodizzazione tattica, cosa che mi intriga ancora di più, è un metodo di allenamento che organizza il processo di preparazione dell'atleta in modo tale da ottimizzare le performance tattiche della squadra. La periodizzazione tattica si differenzia dalla periodizzazione tradizionale perché mette la tattica al centro del processo di allenamento. Ogni sessione di allenamento è costruita intorno ai principi tattici che la squadra deve adottare, quindi qualsiasi esercizio è rivolto all'idea di gioco, anche la semplice corsa. Anche la semplice corsa, se mettiamo il caso che io esterno devo fare la spola per 50 metri, saranno quei 50 metri. Se io lo devo fare per 60, saranno quei 60 metri. E quindi esercizi in base a richiamare la muscolatura per fare quel determinato compito che ovviamente si va a unire a tutto l'aspetto tattico della squadra per poi arrivare all'obiettivo finale e portare punti a casa. Periodizzazione tattica che però può essere anche divisa in 3 cicli: microcicli, mesocicli e macrocicli, ciascuno con obiettivi tattici specifici. Per i microcicli, ad esempio, possiamo considerare un microciclo settimanale che potrebbe concentrarsi su specifiche fasi di gioco come il pressing alto o il contropiede, mentre i mesocicli mensili potrebbero focalizzarsi su concetti tattici più ampi come la transizione offensiva. Possiamo dire che entrambi gli approcci sistemico e periodizzazione tattica cercano di migliorare la performance sportiva attraverso una visione integrata e specifica dell'allenamento. A me la cosa che ha intrigato di questa periodizzazione tattica è questo microciclo settimanale, perché per ciò che ho capito e dovrebbe essere così nel caso tu, lavorando ovviamente settimanalmente, avendo quest'anno una partita a settimana, puoi assolutamente standardizzare gli allenamenti in base all'avversario che hai di fronte. Anche la semplice corsa verrà fatta e ovviamente stilata per metri, per velocità da raggiungere e per quant'altro. Ovviamente carta deve cantare, stilata come si deve, però anche la semplice corsa andrà a rifarsi poi a quell'aspetto tattico in partita. Mettiamo che ad esempio il Napoli affronta, che so, il Crotone, per dire, quindi squadra che si mette nella propria metà campo e aspetta l'avversario, perfetto, quindi
dalla corsa fino ad arrivare agli allenamenti col pallone, qualsiasi esercizio sarà indirizzato ad una fase di maggior possesso, ad esempio, dove tu devi girare palla, devi cercare l'imbucata, comunque hai la squadra avversaria rintanata nell'area di rigore e quindi devi trovare la quadra. Cosa diversa, ad esempio, se domenica, ad esempio, il Napoli ha il Manchester City, quindi pericoli di prendere gol, pericoli comunque che la squadra avversaria si riversa nella tua metà campo e quindi devi essere bravo a far da molla, aspettare, ripartire, cercare di trovare il buco giusto per poter infilare le linee al limite tra la loro pressione in attacco e la linea mediana, e quindi ecco che anche dalla semplice corsa e il semplice riscaldamento gli allenamenti saranno indirizzati anche in base all'avversario che devi affrontare, se si parla di microcicli. Poi ci sono i cicli mensili, come ha elencato ovviamente l'articolo, che per quanto mi riguarda posso tranquillamente pensare in un ritiro, e quindi hai una perfetta idea di gioco e nel mese di ritiro tutti gli esercizi e qualsiasi cosa che viene fatta su quel rettangolo di gioco, a partire dal riscaldamento fino ad arrivare a palleggi, pallone e quant'altro, sono e saranno in base a quelle idee di gioco e quelle fasce muscolari che al limite vengono più sollecitate di altre in base a determinati movimenti o altri movimenti. Quindi sto andando troppo oltre, ma credo che sia così. Deduco che anche la situazione infortuni di conseguenza venga tenuta più sotto controllo da questo punto di vista, perché se io al limite devo, che so, ripiegare più che scattare, ecco che ci sono gruppi muscolari al limite che vanno più in tensione di altri e quindi si va a rinforzare determinate cose. È una situazione che a me intriga tantissimo. Ovviamente non l'ha scoperto né Conte né tantomeno è la prima volta che lo sentiamo in Serie A, però ecco che il Napoli, se ha fatto già le cose per bene dal punto di vista dell'organigramma societario, si sta rendendo ancora più competitivo per quanto riguarda queste situazioni che alla fine non possiamo nasconderci dietro a un dito, che sono mancate nel post scudetto, e alla fine gli allenamenti che sono stati fatti l'anno scorso, al di là che poi nel tempo i calciatori si siano messi di traverso, qualcuno si è messo di traverso, comunque hai fatto una preparazione oscena e hai fatto sì che l'ossigeno al cervello comunque venisse a mancare sin da subito, cosa che non succederà. Diamo il benvenuto ovviamente a Giuseppe Maiuri, napoletano e quindi eccellenza partenopea, e buon lavoro al mister. Vi auguro una buona domenica. Mi sono dilungato troppo, sì, 18 minuti. Mi auguro che qualche temerario sia arrivato alla fine di questo video. Sempre Forza Napoli, ciao.